La Madonna del Buon Successo, la Massoneria e il Grande Prelato, sconvolgenti profezie. In una fredda notte di febbraio del 1594, Madre Mariana de Jesús Torres, la badessa di un convento di Quito, in Ecuador, si recò in cappella per pregare, come faceva spesso. Mentre era assorta nelle sue preghiere, udì una voce chiamarla. Alzò lo sguardo e si trovò di fronte a una maestosa figura femminile che reggeva un bambino tra le braccia e teneva un pastorale abbaziale nell'altra mano. Maria, vestita con un abito da suora, si presentò come Maria del Buon Successo, Regina dei cieli e della terra. Da quel momento, la Madonna del Buon Successo visitò Madre Mariana 7 volte, in periodi che andavano dal 1588 al 1634. Durante queste apparizioni, la Vergine Maria promise immediatamente la sua materna protezione alle sorelle e all'Ecuador. Profetizzò anche la consacrazione del paese al cuore di Gesù, un evento che si sarebbe verificato più di 2 secoli dopo. Le profezie della Madonna si sono sempre avverate e contengono messaggi che, anche a distanza di 4 secoli, restano attuali. La prima profezia riguardava la consacrazione dell'Ecuador al cuore di Gesù. Infatti, la Vergine disse: «Nel secolo XIX verrà un presidente veramente cristiano, un uomo di carattere, al quale il Signore concederà la palma del martirio, sulla piazza antistante a questo mio convento. Egli consacrerà la Repubblica al divino cuore del mio amatissimo figlio, e questa consacrazione sosterrà la religione cattolica negli anni successivi, che saranno funesti per la Chiesa». La Vergine parlava di Gabriel García Moreno, ucciso il 6 agosto del 1875 dalla Massoneria, proprio a Quito, in piazza dell'Indipendenza. Durante l'apparizione del 2 febbraio 1634, la Vergine disse a Mariana: «Dalla fine del secolo XIX e per gran parte del secolo XX, varie eresie saranno propagate. Quando queste avranno il sopravvento, la preziosa luce della fede si estinguerà nelle anime a causa della quasi totale corruzione dei costumi. Durante questo periodo vi saranno grandi catastrofi fisiche e morali». Durante l'apparizione del 6 gennaio 1610, la Vergine disse: «Come mi rattrista profondamente manifestarti gli enormi sacrilegi, sia pubblici che privati, che verranno compiuti con la profanazione della Santa Eucaristia. Spesso, durante questa epoca, i nemici di Gesù Cristo, istigati dal diavolo, ruberanno ostie consacrate dalle chiese per profanare la specie eucaristica. Il mio Santissimo Figlio si vedrà gettato a terra e calpestato da piedi immondi. Il sacramento del matrimonio, che simboleggia l'unione di Cristo con la sua Chiesa, verrà attaccato e profanato nel pieno senso della parola. La massoneria, che in quel tempo sarà al potere, emanerà leggi inique con l'obiettivo di abolire questo sacramento, rendendo facile per tutti vivere nel peccato, incoraggiando la procreazione di figli illegittimi, nati senza la benedizione della Chiesa». Il 2 febbraio 1594 la Vergine disse: «Aumenteranno gli effetti dell'educazione secolare, che sarà una delle ragioni della mancanza di vocazioni sacerdotali e religiose. Il sacro sacramento degli ordini sarà deriso, oppresso e disprezzato. Il demonio cercherà di perseguitare i ministri del Signore in ogni maniera possibile e agirà con crudele e sottile astuzia per allontanarli dallo spirito delle loro vocazioni, corrompendo molti di loro. Questi sacerdoti corrotti, che saranno motivo di scandalo per i cristiani, faranno sì che l'odio dei cattivi cristiani e dei nemici della Chiesa cattolica e apostolica romana ricada su tutti i sacerdoti. Questo apparente trionfo di Satana porterà enormi sofferenze ai buoni pastori della Chiesa. Il sacramento dell'estrema unzione sarà poco considerato. Molte persone moriranno senza riceverlo, sia a causa della negligenza delle loro famiglie, sia per falsi sentimenti che cercheranno di proteggere i malati dalla consapevolezza della gravità della loro situazione, o perché si ribelleranno allo spirito della Chiesa cattolica, spinti dalla malizia del diavolo. Così molte anime saranno private di innumerevoli grazie e consolazioni di cui avrebbero bisogno per fare il grande salto dal tempo all'eternità.
Durante l'apparizione del 2 febbraio 1634 la Vergine disse: In questi tempi di maliziosa superbia, l'invidioso e pestifero diavolo cercherà di introdursi anche nei conventi per far appassire questi meravigliosi e delicati fiori. Ma io lo affronterò e gli schiaccerò la testa sotto i miei piedi. Ahimè, che dolore! Vi saranno anime incaute che volontariamente si getteranno tra i suoi artigli. Altri, ritornati al mondo, diventeranno strumenti del diavolo per la perdizione delle anime. Attraverso l'acquisizione del controllo su tutte le classi sociali, la setta massonica sarà così astuta da penetrare nel cuore delle famiglie, corrompendo persino i bambini. Il diavolo si farà gloria di nutrirsi con perfidia dell'innocenza infantile. Durante questi tempi sfortunati, il male assalirà l'innocenza dei bambini e le vocazioni al sacerdozio verranno perdute, il che sarà un vero disastro. In quest'epoca, il clero secolare abbandonerà i suoi ideali, poiché i sacerdoti diventeranno negligenti nei loro sacri doveri. Persa la bussola divina, si allontaneranno dalla strada tracciata da Dio per il ministero sacerdotale e saranno attaccati ai beni e alle ricchezze, che cercheranno di ottenere illecitamente. Quanto soffrirà la Chiesa durante questa notte oscura? Mancando un prelato e un padre che li guidi con amore paterno, dolcezza, fortezza, saggezza e prudenza, molti sacerdoti perderanno il loro spirito, ponendo le proprie anime in grande pericolo. Pregate insistentemente senza stancarvi e piangete con lacrime amare nel segreto del vostro cuore, implorando il nostro Padre Celeste, affinché per l'amore del cuore eucaristico del mio Santissimo Figlio, per il suo prezioso sangue versato con tanta generosità e per la profonda amarezza e sofferenza della sua cruda passione e morte, egli possa avere pietà dei suoi ministri e porre rapidamente fine a questi tempi infausti, mandando alla sua Chiesa il prelato che ristorerà lo spirito dei suoi sacerdoti. Questo prelato, amato dal mio Santissimo Figlio e da Dio, sarà dotato di rare capacità, umiltà di cuore, docilità alla divina ispirazione e forza per difendere i diritti della Chiesa. Con un cuore tenero e compassionevole, assisterà grandi e piccoli, senza disdegnare le anime più sfortunate, che gli chiederanno un po' di luce e di consiglio nei loro dubbi e sofferenze. Con divina dolcezza, guiderà le anime consacrate a Dio nei conventi, alleggerendo il giogo del Signore, il quale ha detto: «Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero». Le bilance del santuario saranno poste nelle sue mani, in modo che tutto sia misurato con giustizia, e Dio sarà glorificato. Questo, allora, segnerà l'arrivo della mia ora, quando io, in modo sorprendente, detronizzerò l'orgoglioso Satana, schiacciandolo sotto il mio piede e incatenandolo negli abissi infernali, liberando così, finalmente, la Chiesa e la nazione dalla sua crudele tirannia.